perfettamente in orario. Ricontrollavo un attimo la sua scheda. Certo, si mette a suo agio. Ha avuto modo di servirsi un tè, un caffè, una tisana nella sala d'aspetto? Bene. Perfetto. Sì, sono la dottoressa Rasulè, la psicoterapeuta con cui ha preso appuntamento online. Sì, in realtà ad occuparmi dei pass sono esclusivamente io in questo centro. È a suo agio? Perfetto. Senta, prima di iniziare il nostro test, vorrei sottolineare che non essere, in realtà rientrare, perché essere è un verbo che implica troppe cose, quindi cominciamo ad usarlo in modo appropriato. Diciamo rientrare nella categoria dei pass non è assolutamente equivalente all'avere una malattia o un disturbo. No, infatti, quindi diciamo che è soltanto una curiosità che può aiutarci a comprendere meglio certi atteggiamenti che abbiamo, certe attitudini, ma essere un pass, far parte di un pass, questo verbo essere, far parte della categoria pass, ovvero persone altamente sensibili, è più una caratteristica, non è assolutamente una malattia, un disturbo, un ritardo, niente, è semplicemente una caratteristica fisica che può essere dimostrata anche geneticamente, ma poiché le analisi genetiche comunque hanno un costo non indifferente, è stato elaborato questo test che serve appunto a focalizzarsi su certe cose, su certe attitudini e serve a comprendere se si può rientrare in questa categoria e darsi anche pace, perché non c'è niente di male a rientrare nella categoria pass. Bene, allora possiamo iniziare. Io ho già la sua scheda con i dati che ha compilato online al momento della registrazione e quindi andrò a fare il test e a dare le sue risposte. Lei dovrà semplicemente rispondere a queste domande con un sempre, spesso, qualche volta o mai. Poi al termine del test io mi prenderò qualche giorno per elaborare le risposte che ha fornito e inviarle direttamente a casa un'analisi della personalità basata appunto sulla personalità altamente sensibile. Quindi cominciamo. Tutto chiaro? Bene. Allora, sono un po' di domande. Allora, la prima, io ti do del tu, perché il test, essendo stato tradotto dall'inglese, non ha il lei. Non è un problema, spero. Ok. Ti senti spesso sovraccaricato dagli stimoli sensoriali forti. Non ha capito la domanda. Per stimoli sensoriali forti si intende un po' tutto
tutto, da luci forti, odori, profumi, rumori, suoni, eccesso di folla, insomma, questi sono intesi. A proposito, si trova a suo agio con questa illuminazione? Io ho cercato di illuminare lo studio in un modo molto soffuso e molto delicato proprio per favorire il rilassamento. Bene, allora ripeto la domanda. Ti senti spesso sovraccaricato dagli stimoli sensoriali forti? Sempre, spesso, a volte, mai. Ok. Domanda numero 2. Ti sembra di notare facilmente... Ah, aspetti. Ecco, perché sull'iPad ogni tanto si spostano le cose. Ti sembra di notare facilmente i dettagli nell'ambiente che ti circonda? Ok. 3. L'umore delle altre persone ha influenza su di te? Ok. Tendi ad essere molto sensibile al dolore fisico? Senti spesso l'esigenza di ritirarti in luoghi isolati dove puoi avere un po' di privacy e riposarti dalle stimolazioni esterne? Ok. Passiamo alla domanda successiva. Sei particolarmente sensibile agli effetti di sostanze stimolanti come teina e caffeina? Ti stimolano particolarmente cose come la luce forte, odori forti o i rumori forti come sirene o simili? Sì, è simile all'altra domanda, ma hanno un senso se sembrano domande ripetute. Mi risponda per favore. Perfetto. Hai una vita interiore complessa in cui rifletti e ragioni parecchio su di te? Sì, si intende quando uno talvolta anche rimugina oppure tende ad analizzare ogni cosa che fa, ogni cosa che pensa. Ok, allora, ti senti a disagio in ambienti affollati e molto rumorosi, con musica molto forte? Perfetto. Senti un forte coinvolgimento emotivo verso l'arte o la musica? Sì, quando uno si lascia trasportare oppure quando si emoziona guardando un quadro. Mhm. Ok. Metti molta attenzione nelle tue scelte anche semplici? Sì, tipo la mattina anche quando devi vestirti oppure se devi scegliere se mangiare una fetta biscottata integrale o bianca, insomma, semplici si intende questo. Ok. Sussulti facilmente?
Ti mette sotto stress fare tante cose in un breve lasso di tempo? Ok. Hai un'empatia particolare verso le persone? Ad esempio, se sono a disagio in un ambiente, tendi ad intuire di cosa hanno bisogno per stare meglio? Ok. Sì, sì, intende questo la domanda. Sì. Ok. Ti disturba quando ti viene chiesto di fare molte cose contemporaneamente? Mhm. Ti concentri molto per evitare di commettere errori o di scordare le cose? Ti impressionano molto i film violenti e cerchi di evitarli? Sì, certo. Sì, ognuno ha una sua percezione, però sì, anche quello si intende, sì. Ok. Diventi molto suscettibile quando molte cose si muovono intorno a te? Sì, esatto, proprio come in un centro commerciale affollato, quando ci sono tante persone che si spostano. Esatto, sì, proprio questo è un esempio. Ok. Il sentimento della rabbia ti crea una forte reazione facendoti perdere la concentrazione? Mm, esatto, sì, sì, quello. Ok. I cambiamenti di vita ti destabilizzano particolarmente? Sì, si intende qualsiasi cambiamento, anche piccolo. Sì, 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 anche codesto, sì, viene inteso come un piccolo cambiamento. Mhm. Ok. Allora, fai caso e gradisci i profumi, i sapori, i suoni e le opere d'arte delicati? Sì, nel caso dei sapori, appunto, si riesce ad apprezzare anche sapori più tenui, più delicati, se ha un palato fine, ad esempio. Mhm. Ok. Trovi stressante avere diverse cose in sospeso alla volta? Sì, anche questa è simile ma non identica alla domanda fatta prima. Cose in sospeso, cose da terminare, cose che magari per, anche non per sua colpa, diciamo, non ha potuto terminare, ma è che rimangono lì in sospeso. Mhm. Lo trova stressante? Ok. È una priorità per te organizzare la tua vita per evitare situazioni di sovraccarico emotivo o fisico? Mhm. Sì, sì. Provi molto fastidio in situazioni con stimoli intensi come rumori forti o scene caotiche. Mhm. Ok. Sì, è
le domande sembrano uguali ma differiscono di poco proprio perché servono per valutare anche delle differenze impercettibili o eventuali contraddizioni che ci possono essere. Quando ti senti sotto esame o in competizione su qualcosa che sai fare, ti ritrovi a farla molto peggio di come la faresti in una situazione non competitiva? Sì, esatto. Questo può essere un esempio, sì. Ok. Mhm. Perfetto. Siamo arrivati all'ultima domanda. Durante l'infanzia, i tuoi genitori e gli insegnanti ti consideravano una persona timida ed introversa? Mhm. Mm. Ok, bene. Mi segno un attimo due appunti. Sì, io faccio anche una valutazione mia personale durante il test che va a sommarsi alla risposta, alle risposte che lei ha fornito. Un secondo, eh. Ecco. Sì, è molto comodo. È comodo perché appunto potendo compilare direttamente sull'iPad i risultati del test, poi vanno direttamente nella mia scheda sul computer e non la devo. E poi è molto più confidenziale che stare qua a digitare su un computer mentre lei mi parla. Sì, sì, è un ottimo strumento. Ce l'ha anche lei. Ah, lei lo usa per lavoro come me del resto. Bene, allora, come le ho già detto all'inizio, le ripeto che appunto si tratta solo di una caratteristica che non serve ad essere curata, è semplicemente un modo di essere, una caratteristica della propria personalità che se la si conosce possiamo poi attuare anche dei meccanismi di difesa, perché a volte i pass tendono a sentirsi sbagliati, tendono a sentirsi esclusi, soprattutto nella vita di adesso, perché magari un pass 100 anni fa non se ne sarebbe nemmeno accorto perché comunque la vita naturale delle persone aveva altri ritmi, mentre adesso il ritmo è molto serrato, gli stimoli sono tanti e quindi se per alcune persone, seppur io trovo che un eccesso di stimoli non sia biologicamente adatto a nessun essere umano, ci sono alcune persone meno sensibili che si adattano meglio a questo andamento così caotico e frenetico della nostra società. Una persona invece che rientra nella categoria pass non ha proprio la capacità per sua conformazione di stare in certi tipi di ritmo. Per cui che significa questo? Che se uno ne è consapevole, accetta magari serenamente di non poter fare o di non voler fare le stesse cose che fanno altre persone. Dove sta scritto che bisogna andare per forza in discoteca con la musica alta? Dove sta scritto che bisogna fare 10.000 cose allo stesso tempo? Quindi diciamo che questo test serve un attimo ad inquadrare meglio la propria personalità
e poi a stare anche più sereni nel caso, insomma, venga fuori che si rientra proprio nella personalità di persona altamente sensibile, uno magari anche più tranquillo e si mette l'animo in pace e dice ok, io ho bisogno di tranquillità, io posso fare tutto, ma magari con i miei tempi, con i miei spazi, con il mio ritmo naturale, che non c'è niente di male, ok? Bene, io le farò allora avere per email il responso con una piccola relazione scritta, le arriverà nel giro di pochi giorni nella sua casella email, quella che ha lasciato nella scheda al momento dell'iscrizione. Per il pagamento poi le arriverà sempre per email la parcella che potrà pagare tranquillamente con i vari metodi. Sì, sì, accettiamo tutte le forme di pagamento in questo centro. Perfetto. Io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Arrivederci. Arrivederci, buona giornata.